Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi vi portiamo a Praga, una città bellissima e ricca di storia e cultura. Peccato che oggi piove, ma non disperiamoci. Dal comodo quartiere di Malastrana, dove abbiamo alloggiato, come prima cosa di mattina prendiamo uno degli efficienti tram e arriviamo al Castello di Praga, uno dei più grandi castelli del mondo. La pioggia non ci impedisce di ammirare le sue bellezze, come la cattedrale di San Vito, il Vicolo d'Oro e la torre da Liborka. La cattedrale di San Vito è un capolavoro gotico, simbolo iconico della città e un luogo che vi lascerà senza parole. Questa cattedrale, dedicata a San Vito, San Venceslao e San Adalberto, è un vero spettacolo per gli occhi. Le sue torri imponenti si ergono contro il cielo, sembrando raggiungere le nuvole stesse. Non è solo un edificio sacro, ma anche un tributo all'arte e all'architettura dell'epoca gotica. Una delle cose più affascinanti di questa cattedrale è la sua facciata. Osservatela attentamente e noterete dettagli intricati e sculture che narrano storie religiose e storiche. È come leggere un libro di pietra, con ogni pagina che svela un nuovo capitolo della storia. All'interno, la magnificenza continua. Le vetrate colorate filtrano la luce del sole, creando un'atmosfera magica e avvolgente. Le navate lunghe e slanciate e gli altari ornati trasmettono un senso di grandezza e sacralità che cattura l'attenzione di ogni visitatore. Non dimenticate di esplorare la cappella di San Venceslao, una perla all'interno di un gioiello. Qui potrete ammirare le decorazioni in stile Art Nouveau e la statua del patrono della Repubblica Ceca. La vista dalla cima delle torri vi farà sentire come se foste davvero tra le nuvole e i sogni, mentre ammirate il panorama mozzafiato di Praga. Voi sapevate che sul medesimo luogo sorgeva un tempio pagano dedicato alla dea della fertilità? Chissà se era bello come la cattedrale. Ma il castello non finisce qui. Di fronte alla cattedrale si erge la Basilica di San Giorgio. Questo capolavoro dell'architettura romanica risale al X secolo ed è uno dei più antichi edifici sacri di Praga. L'edificio attuale, con la sua facciata barocca, è il risultato di diverse fasi di ristrutturazione e ampliamento nel corso dei secoli. L'interno della basilica è un esempio straordinario di bellezza artistica e religiosa. Le navate sono decorate con affreschi medievali che narrano storie bibliche, mentre l'altare maggiore e gli arredi sacri aggiungono una maestosità che incanta i visitatori. Un elemento notevole è l'organo, uno dei più antichi di Europa, che risale al XVII secolo. La basilica è dedicata a San Giorgio, patrono dei cavalieri e dei guerrieri, e ha svolto un ruolo significativo nella storia ceca. È stata la sede delle tombe reali per diversi secoli, contribuendo a forgiare il legame tra la Chiesa e la monarchia. Proseguendo la nostra visita, il Vicolo d'Oro è una delle attrazioni più affascinanti all'interno del Castello di Praga. Questo suggestivo vicolo è una serie di piccole case colorate in stile rinascimentale, incastonate tra le mura del castello. La sua storia risale al XVI secolo, quando fu costruito per ospitare i custodi del castello. Il Vicolo d'Oro deve il suo nome alla leggenda secondo cui alloggiarono alchimisti alla ricerca della pietra filosofale. Anche se questa storia potrebbe essere più mito che realtà, il Vicolo d'Oro ha una magia tutta sua. Le sue casette dalle facciate colorate, che sembrano uscite da una fiaba, attirano l'attenzione dei visitatori di tutto il mondo. Oggi queste piccole case ospitano negozi di souvenir e mostre tematiche che ricreano la vita quotidiana degli abitanti del vicolo nei secoli passati. È un'opportunità unica per immergersi nella storia di Praga
e immaginare come fosse la vita in questo angolo pittoresco del castello. Un'altra attrazione del Vicolo d'Oro è la casa numero 22, che fu abitata da Franz Kafka, uno dei più celebri scrittori cechi. Qui, tra il 1916 e il 1917, Kafka scrisse alcune delle sue opere più importanti, creando un legame eterno tra il Vicolo d'Oro e la letteratura mondiale. Verso l'uscita del castello non possiamo fare a meno di notare la Torre d'Aliborka, un affascinante edificio gotico risalente al XV secolo. Originariamente utilizzata come prigione per detenuti illustri, deve il suo nome a uno dei prigionieri più famosi, il Cavaliere Dalibor. Questa torre gotica è notevole per la sua struttura massiccia e le mura spesse, che testimoniano il suo passato carcerario. Dopo aver visitato il castello, ci dirigiamo verso la piazza della città vecchia. Anche qui la pioggia non ci ferma. Ammiriamo l'orologio astronomico, uno dei simboli più iconici di Praga. Sapete cosa succede allo scoccare di ogni ora? Vediamo insieme. L'orologio astronomico è una delle principali attrazioni della città e una testimonianza della maestria dell'arte e dell'ingegneria del XIV secolo. Questo orologio non è solo una macchina per misurare il tempo, ma una vera e propria opera d'arte che combina la scienza, la religione e l'astronomia in un unico straordinario dispositivo. La storia di questo orologio è affascinante. Fu costruito nel 1410 da un maestro orologiaio di nome Mikuláš di Kadaň e il suo assistente Jan Sindel, e ancora oggi è uno dei più antichi orologi astronomici funzionanti al mondo. La sua complessità e la sua bellezza hanno affascinato i visitatori per secoli. Il primo elemento da notare è la statua della morte, che fa suonare la campana e rappresenta la transitorietà della vita umana. Poi le finestre superiori si aprono e dalle loro nicchie escono le figure dei 12 apostoli, che si inchinano alla folla. Questo spettacolo è un evento che non dovete perdervi se visitate Praga. Ma l'orologio astronomico è molto più di un semplice orologio con uno spettacolo ogni ora. Il suo quadrante principale, decorato in modo elaborato, mostra l'orario locale, le posizioni del Sole e della Luna, il calendario ecclesiastico e le costellazioni dello zodiaco. È un vero e proprio strumento astronomico che i visitatori possono ammirare tutto il giorno. Dopo aver fatto un po' di shopping nei negozi del centro storico, ci spostiamo sul Ponte Carlo, il ponte più famoso di Praga. Il Ponte Carlo di Praga è un gioiello architettonico costruito nel XIV secolo, che attraversa il fiume. Con i suoi 30 magnifici pilastri e statue barocche, crea uno scenario affascinante che collega la città vecchia al castello di Praga. E cosa fare in zona se piove? Proprio nel 2023 è stato aperto ai visitatori il Clementinum. Andiamo a visitarlo. Il Clementinum è uno straordinario complesso architettonico barocco situato nel cuore della città vecchia. Ha una storia che risale al XIII secolo, quando fu originariamente costruito come monastero domenicano. Nel corso dei secoli ha subito numerose trasformazioni ed espansioni. Il Clementinum è noto per la sua straordinaria biblioteca barocca, la Biblioteca Nazionale della Repubblica Ceca, che ospita una vasta collezione di libri rari e manoscritti preziosi. Sappiamo che vi sono soffitti affrescati, scaffali di legno intarsiato e meravigliosi mappamondi. Tuttavia, la biblioteca viene mostrata ai visitatori a distanza e pressoché al buio per preservarla. Ma rifacciamoci con un'arrampicata sulla torre astronomica, da cui è possibile godere di una vista panoramica mozzafiato sulla città di Praga. Questa torre ha servito come osservatorio astronomico per secoli ed è una testimonianza dell'importanza dell'astronomia nella storia della città. Ammiriamo il panorama di Praga by Night.
Iscrivetevi al nostro canale per vedere i prossimi video su Praga. Commentate pure e fateci domande. Sicuramente vi risponderemo.